Ciao a tutti e benvenuti, anzi, bentornati sul mio canale. Sono super felice di avervi qui con me oggi per parlare di un argomento che, diciamocelo, ha tenuto banco per un bel po' di tempo e che continua, a volte, a spuntare fuori come un fungo velenoso dopo la pioggia. Parliamo di Burak Özçivit e Neslihan Atagul e della presunta, fantomatica rivalità, inimicizia, chiamatela come volete, tra loro. Insomma, basta gossip sulla nostra storia. Sì, perché oggi voglio fare chiarezza, smontare un po' di castelli in aria e cercare di capire, una volta per tutte, cosa c'è di vero, se c'è qualcosa di vero, dietro tutte queste voci che circolano. Voglio provare a raccontarvi la loro storia, senza filtri, senza esagerazioni, senza gossip inutile. Solo i fatti, per quanto possibile. E, credetemi, cercare di districarsi nella selva oscura dei gossip e degli scoop sensazionalistici non è impresa da poco. Prima di iniziare, però, un piccolo favore. Se siete nuovi qui, se vi piace quello che faccio, se vi interessano argomenti come questo, vi invito a iscrivervi al canale. Cliccate sul tasto iscriviti qui sotto e attivate la campanellina per non perdervi nessuno dei miei prossimi video. Prometto che cercherò di rendervi questa esperienza il più piacevole e interessante possibile. E se siete già iscritti, un grande abbraccio virtuale e grazie per il vostro supporto. Sapete quanto apprezzo la vostra compagnia e i vostri commenti, che spesso sono spunti preziosi per nuovi video. Ok, bando alle ciance e entriamo nel vivo della questione. Burak Özçivit e Neslihan Atagul. Due nomi che, per un certo periodo, sembravano inseparabili. Non nella vita privata, ovviamente, ma sul set. Insieme hanno dato vita a Kemal e Nihan, i protagonisti di Kara Sevda, una soap opera turca che ha fatto impazzire milioni di persone in tutto il mondo, me compresa, lo ammetto. E chi potrebbe biasimarmi? Kara Sevda è stata un'esplosione di emozioni, una saga avvincente che ci ha tenuti incollati allo schermo per mesi, se non anni. L'alchimia tra i due attori era palpabile, magnetica. La loro interpretazione era talmente intensa e realistica da far sognare i telespettatori e da far nascere, inevitabilmente, pettegolezzi sulla loro vita privata. Si diceva che tra Burak e Neslihan ci fosse qualcosa di più di una semplice amicizia e collaborazione professionale. Si sussurrava di sguardi complici, di sorrisi rubati, di una tensione romantica non detta. Il fuoco della passione divampava tra i loro personaggi. E molti si sono convinti che quel fuoco stesse bruciando anche fuori dal set. La fantasia, si sa, è una potente alleata del gossip, ma la verità è che, a parte le loro performance attoriali magistrali, non c'è mai stata alcuna prova concreta di una relazione amorosa tra Burak e Neslihan. Burak, all'epoca delle riprese di Kara Sevda, era già fidanzato con Fariye Evcen, un'altra attrice turca molto popolare, che poi è diventata sua moglie e madre dei suoi figli. E Neslihan era, ed è tuttora, felicemente sposata con Kadir Dulu, anche lui attore. Due storie d'amore solide e consolidate, che sembrerebbero smentire qualsiasi illazione su presunti flirt o relazioni clandestine. Quindi, da dove sono nati tutti questi pettegolezzi? Probabilmente, dalla bravura dei due attori nel rendere così credibile la loro storia d'amore sullo schermo. Dal desiderio dei fan di vedere la finzione diventare realtà. Dalla curiosità morbosa che spesso accompagna le storie d'amore, vere o presunte, tra personaggi famosi. Il confine tra realtà e finzione, soprattutto quando si tratta di attori di talento, può diventare molto labile. E la tendenza a shippare le coppie protagoniste di film e serie TV è un fenomeno ben noto nel mondo del fandom. Ma non solo, perché, parallelamente ai pettegolezzi sulla presunta relazione, si sono diffuse voci di una profonda antipatia. Addirittura di una vera e propria faida, tra Neslihan e Fariye. Si diceva che Fariye fosse gelosa dell'alchimia tra Burak e Neslihan, e che avesse imposto al marito di limitare i contatti con la sua collega. Si raccontavano aneddoti di litigi furiosi sul set, di sguardi di sfida, di silenzi imbarazzanti. Una vera e propria soap opera nella soap opera, insomma. Scene degne di un dramma shakespeariano, con tanto di veleni e rivalità accese. Anche in questo caso, però, non ci sono mai state prove concrete di questi dissapori. Anzi, in diverse occasioni, sia Burak che Neslihan hanno smentito categoricamente queste voci, ribadendo il loro rispetto reciproco e la loro professionalità. Hanno spiegato che il loro rapporto era, e rimane, puramente professionale, basato sulla stima e sulla collaborazione.
Farie stessa ha sempre mantenuto un profilo basso, evitando di alimentare le polemiche e concentrandosi sulla sua vita privata e sulla sua carriera. Certo, è vero che dopo la fine di Kara Sevda Burak e Neslihan non hanno più lavorato insieme, e non si sono nemmeno frequentati al di fuori del set. Ma questo non significa necessariamente che ci sia stata una rottura o un litigio. Semplicemente, le loro strade si sono divise, come spesso accade nel mondo dello spettacolo. Ognuno ha intrapreso nuovi progetti, ha coltivato i propri interessi, ha dedicato tempo alla propria famiglia. Il mondo dello spettacolo è un ambiente dinamico e in continua evoluzione, dove le collaborazioni nascono e si concludono con una certa frequenza. E qui arriviamo al punto cruciale di questo video. Perché, nonostante le smentite, nonostante l'assenza di prove, i pettegolezzi sulla rivalità tra Burak e Neslihan continuano a circolare. Anzi, periodicamente, vengono ripescati e rilanciati sui social media, alimentando nuove ondate di commenti, speculazioni e polemiche. I social media, si sa, sono un'arma a doppio taglio. Da un lato, offrono una piattaforma per condividere informazioni e interagire con i fan. Dall'altro, possono diventare un terreno fertile per la diffusione di fake news e gossip infondati. Perché? Perché è così difficile accettare che due persone possano lavorare insieme, creare qualcosa di magico, e poi separarsi senza che ci sia per forza un dramma dietro? Perché siamo così ossessionati dall'idea di dover trovare un colpevole, un traditore, una vittima in ogni storia? Forse la normalità non fa notizia. Forse preferiamo credere che dietro ogni successo ci sia un intrigo, una lotta di potere, un segreto inconfessabile. Forse la risposta è che ci piace il gossip. Ci piace immaginarci scenari complessi, intrighi passionali, vendette spietate. Ci piace credere che la vita delle star sia più eccitante e avventurosa della nostra. Ma la verità è che, molto spesso, la realtà è molto più semplice e banale. Le star sono persone come noi, con le loro gioie, i loro dolori, le loro sfide quotidiane. E, proprio come noi, hanno il diritto di vivere la loro vita privata senza essere costantemente sotto la lente di ingrandimento. Burak Özçivit e Neslihan Atagul sono due attori di talento che hanno fatto il loro lavoro, e lo hanno fatto molto bene. Hanno creato personaggi indimenticabili, hanno emozionato milioni di persone, hanno contribuito al successo di una serie televisiva di grande successo. E poi, hanno continuato a vivere la loro vita, separatamente, ma con rispetto e professionalità. Hanno dimostrato di essere professionisti seri e rispettosi, capaci di separare la vita privata dal lavoro e di mantenere relazioni cordiali con i colleghi. Forse, dovremmo smetterla di cercare a tutti i costi un dramma dove non c'è. Dovremmo smetterla di alimentare pettegolezzi infondati. Dovremmo smetterla di giudicare la vita degli altri senza conoscere i fatti. Dovremmo imparare a rispettare la privacy delle persone e a non dare credito a voci non verificate. Dovremmo semplicemente apprezzare il loro talento, ammirare la loro bellezza, e lasciarli vivere in pace. Dovremmo concentrarci sui loro successi professionali, piuttosto che sulle loro presunte relazioni personali. Dovremmo riconoscere il loro contributo al mondo dello spettacolo e smetterla di alimentarli con pettegolezzi inutili. E questo, in fondo, è il messaggio che volevo trasmettervi oggi. Basta gossip sulla storia tra Burak e Neslihan. Lasciamoli in pace. Concentriamoci sul loro talento e sulla loro professionalità, e smettiamola di alimentare un dramma che probabilmente non esiste. Ma, pensandoci bene, c'è un aspetto in tutta questa storia che forse non abbiamo ancora esplorato a fondo: l'impatto del fandom. I fan, con la loro passione e il loro entusiasmo, sono una forza potente. Possono decretare il successo di una serie TV, di un film, di un attore. Ma possono anche, involontariamente, alimentare il gossip e le polemiche. L'amore incondizionato per i propri idoli può a volte trasformarsi in ossessione, spingendo i fan a invadere la privacy delle star e a speculare sulla loro vita privata. E forse, in fondo, anche noi, con i nostri commenti, i nostri mi piace e le nostre condivisioni sui social media, contribuiamo, consapevolmente o meno, ad alimentare questo circolo vizioso. Forse dovremmo essere più consapevoli del potere delle nostre azioni online e cercare di utilizzare i social media in modo più responsabile. Bene, siamo arrivati alla fine di questo video. Abbiamo cercato di fare chiarezza sulla presunta rivalità tra Burak Özçivit e Neslihan Atagul, smontando un po' di miti e cercando di raccontare la storia senza filtri e senza esagerazioni.
Abbiamo visto che, nonostante i pettegolezzi, non ci sono mai state prove concrete di una relazione amorosa tra i due attori, né di una profonda antipatia tra Neslihan e Farielcen. Abbiamo capito che, molto spesso, i pettegolezzi nascono dalla bravura degli attori nel rendere credibile la loro storia d'amore sullo schermo, dal desiderio dei fan di vedere la finzione diventare realtà, e dalla curiosità morbosa che spesso accompagna le storie d'amore tra personaggi famosi. E, soprattutto, abbiamo capito che dovremmo smetterla di cercare a tutti i costi un dramma dove non c'è, e di giudicare la vita degli altri senza conoscere i fatti. Abbiamo anche riflettuto sull'impatto del fandom e sulla nostra responsabilità nell'utilizzo dei social media. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Se avete qualche commento o domanda, lasciatelo qui sotto. Sarò felice di rispondervi e di confrontarmi con voi su questo argomento. Mi interessa sapere la vostra opinione e ascoltare le vostre esperienze. E, se vi è piaciuto questo video, non dimenticate di mettere un mi piace, di condividerlo con i vostri amici e di iscrivervi al mio canale. Il vostro supporto è fondamentale per me e mi incoraggia a continuare a creare contenuti di qualità per voi. Ogni mi piace, ogni commento, ogni iscrizione è un piccolo gesto che fa una grande differenza. Grazie mille per aver guardato questo video e alla prossima. Ciao! Ricordatevi, la prossima volta che leggete un pettegolezzo su una star, pensateci 2 volte prima di crederci. La verità è spesso molto più semplice e banale di quanto immaginiamo. E soprattutto, rispettiamo la privacy delle persone. Grazie ancora e a presto.